Ciao a tutti, come va? In questo video vi mostro la routine che utilizzo io e che faccio utilizzare alle persone che seguo per riscaldarsi prima di saltare la corda e dei benefici che questa porta all'allenamento. Per cominciare dobbiamo farci la domanda se c'è davvero bisogno di riscaldamento prima di allenarsi con il salto della corda. In effetti esiste un vecchio modo di dire nel mondo dell'allenamento, e cioè che quello che è allenamento per il principiante è riscaldamento per l'atleta esperto. Molti atleti, infatti, come sappiamo, utilizzano il salto della corda come riscaldamento in vista dei loro allenamenti sport specifici. Il salto della corda, per esempio, viene utilizzato molto da pugili o in generale nel mondo delle arti marziali, ma non solo. Personalmente credo che introdurre una forma di riscaldamento, anche breve, prima di iniziarsi ad allenare sia fondamentale, sia per ridurre la possibilità di infortunio, sia per migliorare la performance durante l'allenamento vero e proprio. Per questo motivo sicuramente consiglio di seguire questo riscaldamento a chiunque sia oggi principiante, si sta approcciando al salto della corda come vero e proprio allenamento. Ma anche se tu utilizzi la corda come riscaldamento in vista dei tuoi allenamenti, ti consiglio di introdurre almeno una breve fase di attivazione articolare prima di farlo. Ovviamente è sempre una scelta personale. Le situazioni in cui consiglio assolutamente di praticare una forma di riscaldamento come quella che ti presento, almeno per 5-10 minuti se non di più prima di allenarti, sono le seguenti. Innanzitutto, se ti alleni in zone in cui c'è molto freddo o in periodi dell'anno in cui la temperatura si abbassa, e questo perché sicuramente prima dell'allenamento le articolazioni hanno bisogno di muoversi in maniera graduale e hanno anche bisogno che ci sia un flusso sanguigno maggiore. Inoltre il riscaldamento è importantissimo per chiunque faccia una vita sedentaria e che passa magari 8 ore al giorno seduto davanti al computer per motivi di lavoro. Il riscaldamento è inoltre fondamentale per chi è sovrappeso, oppure per chi sa che sta provenendo da un periodo di infortunio in cui si è dovuto fermare e quindi deve riprendere gradualmente ad allenarsi. Saltare la corda, inoltre, anche se è un'attività molto coinvolgente e divertente, è un'attività abbastanza stressante per le caviglie, le ginocchia, le anche, la schiena stessa, e quindi se sai che provieni da periodi di infortunio in queste articolazioni, o se comunque semplicemente vuoi prevenire qualunque rischio di infortunio, allora sicuramente fare un buon riscaldamento è una priorità. Ma andiamo a vedere la sequenza di riscaldamento che ti presento oggi e che proviene dalla mia esperienza sia nel salto della corda sia in tante altre attività sportive, e serve proprio ad attivare in maniera selettiva tutti quei muscoli e quelle articolazioni che poi andremo a utilizzare durante l'allenamento, in modo che il sangue vada sempre più in circolo e quindi permetta di migliorare sia il movimento sia la performance. Ovviamente sei libero di integrare gli esercizi che io ti presento con altri esercizi che magari preferisci. Ricordati sempre che in caso tu fossi affetto da particolari patologie o soffrissi di dolori durante ad esempio questi movimenti, fermarti subito e consultare il tuo medico di fiducia in modo da concordare con lui il da farsi. Iniziamo il nostro riscaldamento scuotendo un po' via lo stress della giornata. Sciogliamo bene le spalle e il collo. È sempre bene iniziare l'allenamento mettendoci così anche un pizzico di movimenti divertenti. Primo esercizio, andiamo a fare questi cerchi con il collo. Possiamo farne 10 per lato. Cercate sempre di mantenervi all'interno della vostra tolleranza. Il movimento, infatti, è la sensazione di stretching e di mobilizzazione articolare. In una scala da 1 a 10 deve sempre restare all'interno del 4 o 5. Proprio perché noi vogliamo avere dei miglioramenti non nella singola sessione di allenamento, ma con il tempo e con il lavoro assiduo e costante. Come secondo esercizio continueremo con delle rotazioni del busto. È importante fare pivot con il piede in modo da focalizzare il movimento sulle anche e sulle spalle. Attivando leggermente l'addome invece dobbiamo stabilizzare la colonna lombare. Facciamo sempre una decina di ripetizioni per lato.
Quindi continueremo con la nostra mobilità andando a lavorare sulle ginocchia e sulle caviglie. Anche qua facciamo 10 cerchi per lato. Come vedete concentriamo il movimento soprattutto nel rapporto che c'è fra la rotazione delle ginocchia e quella delle caviglie. Delle caviglie mobili sono infatti fondamentali per avere delle ginocchia sane. Con il quarto esercizio andiamo a lavorare sulle spalle, con questo esercizio anche abbastanza divertente. Imita un pochettino il movimento che si vede nelle figure egiziane, non nei geroglifici. Facciamo queste intra ed extra rotazioni alternate, come vedete tenendo le braccia T o anche portandole verso l'alto e verso il basso in modo da mobilizzare le articolazioni su tutti i piani del movimento e per tutta l'ampiezza del loro raggio di movimento. Anche in questo caso vale sempre la regola di mantenersi all'interno della vostra tolleranza e di non provare mai né dolore, né fastidio, né formicolii. Per la seconda parte del riscaldamento ci mettiamo in ginocchio. Questa è una mobilizzazione di tutti i muscoli flessori dell'anca. Come vedete non bisogna andare troppo avanti. Per aumentare la tensione nella parte frontale dell'anca è possibile anche alzare il braccio e inclinarsi sul lato opposto, ma nella maggior parte dei casi è sufficiente attivare leggermente l'addome e attivare i glutei, spingersi gradualmente in avanti in modo da sentire appunto questo stretching su tutta la parte anteriore dell'anca e quindi principalmente iliopsoas e quadricipite. Invertiamo poi l'esercizio andando a lavorare sugli estensori, quindi su tutti i muscoli della parte posteriore della coscia, i cosiddetti ischio-crurali. Come vedete mettiamo la gamba dritta, potete tenere il ginocchio più o meno disteso in base al vostro livello di tolleranza. Per tutti questi esercizi fate fra i 30 e i 45 secondi di tensione. Ovviamente man mano che diventate esperti potete farne anche 60 secondi o 90. L'importante, come vi dicevo prima, è sempre non forzare, ma cercare di mobilizzare con il tempo. Ecco qua vediamo gli esercizi ripetuti dall'altro lato. Come vedete il movimento non deve essere particolarmente ampio, purché ci sia un'attivazione dei muscoli addominali e dei glutei, che sono appunto gli antagonisti dei muscoli che stiamo andando ad allungare. Per l'esercizio seguente vi potete anche aiutare a scendere con dei mattoncini yoga o se non li avete potete anche usare dei libri che vi trovate a casa, delle riviste, in modo da aiutarvi a scendere più gradualmente sulla gamba e poi pian pianino ridurre l'altezza e arrivare fino al suolo. Questa progressione può avvenire all'interno di uno stesso allenamento oppure, come vi dicevo, anche nell'arco di giorni, settimane o mesi in base alla vostra mobilità e al vostro livello di allenamento. Bene, ci mettiamo in quadrupedia, andiamo a lavorare bene sui polsi. Facciamo una decina di questi movimenti in cui cerchiamo di mobilizzare bene il polso, che ci serve intanto parecchio per allenarci con la corda. Come sappiamo il movimento della corda è molto focalizzato sul polso. E poi i polsi sono molto trascurati nella nostra vita quotidiana, soprattutto quando si lavora molto tempo davanti al computer. Ecco qui andiamo a fare dei cerchi invertendo la posizione del polso, le punte delle dita laterali. O ancora, come vedete, possiamo rivolgere la punta delle dita verso di noi e quindi mobilizzare il polso in tutte le direzioni del suo movimento, che poi è l'obiettivo che noi vogliamo avere appunto per tutte le articolazioni. Nella posizione di quadrupedia ci possiamo mettere in ginocchio. In questo caso, come vedete, sono seduto sui talloni in flessione plantare. Questo è un esercizio molto importante perché va ad allungare il tibiale anteriore, che è un muscolo molto stressato quando si salta con la corda, quando si corre, per tutto questo genere di attività.
Anche qui mantenete tra i 30 e i 60 secondi, potete anche fare l'inverso, quindi sedervi in flessione dorsale. E questa è una mobilizzazione che in realtà otteniamo anche in questo esercizio che vedete, che è una regressione del cosiddetto cane a testa in giù, in cui passiamo da quadrupedia a stendere le gambe. Questo ci permette di mobilizzare molto la caviglia, la parte posteriore della coscia ancora, quindi gli ischio crurali, e di aprire bene le spalle e il torace. Portando avanti una gamba, incrociando davanti al torace, andiamo a fare questo esercizio per sbloccare tutta la parte posteriore dell'anca e quindi in particolare lavorare sulla sua extra rotazione. Anche qui mantenete per 30-60 secondi e esplorate un pochettino le direzioni del movimento, spostate il torace verso destra, verso sinistra per conoscere le relazioni fra l'anca e i muscoli addominali. Come vedete potete flettervi sulla gamba oppure anche estendervi e aprire ancora di più la muscolatura. Questo esercizio potete fare 2 o 3 ripetizioni per lato. Una volta concluso ci mettiamo in posizione prona, cosiddetta posizione della sfinge, e qui, come vedete, tenendo poggiati gli avambracci cerchiamo di allungare e di mobilizzare in estensione il torace. Vogliamo tenere l'addome attivo e i glutei in modo che questa estensione non sia un'estensione lombare, ma sia un'estensione toracica e cervicale. Questa è una versione un po' più avanzata, una progressione quando vi sentirete, che permette di aprire maggiormente tutta la parte frontale del torace e continuare a mobilizzare in estensione la colonna vertebrale. Per finire abbiamo questa posizione che è una sorta di 90-90 modificato, un po' ridotto, perché le gambe non sono esattamente a un angolo di 90 gradi. Passate dolcemente e gradualmente fra una posizione e l'altra, come vedete, poggiando le mani a terra. Quando arrivate in posizione, respirate profondamente con la pancia e cercate di esplorare le relazioni che ci sono fra la posizione delle vostre anche e la posizione dei muscoli profondi, soprattutto addominali. Questo ci permette di lavorare molto bene sulla mobilità delle anche, che è fondamentale quando andiamo a saldare la corda. Grazie per aver seguito il video, spero che sia stato utile. Se hai domande o curiosità sul modo migliore per riscaldarti, scrivi pure nei commenti qui sotto. Se vuoi inoltre approfondire la tecnica perfetta per saltare la corda, ti consiglio assolutamente di passare a questo video. O se vuoi evitare i 5 errori principali che fanno i principianti quando iniziano a saltare la corda, allora devi sicuramente andare a guardare quest'altro video. Non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Allora ci vediamo in uno di questi video, altrimenti ti auguro una splendida giornata. Ciao!